Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche affettive per la prima metà di novembre 2023. Abbiamo la carta del Papa, amici dell'Ariete. Quando c'è il Papa si parla di qualche ufficializzazione, di qualche celebrazione anche. È una carta fortemente spirituale e parla appunto delle cerimonie e dei riti anche che si fanno a fini religiosi. Quindi potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere anche semplicemente un contratto molto più generico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete qui e la vedete anche nelle info del canale. Ok, partiamo con un 8 di coppe, un 6 di coppe, nove di coppe, un sacco di coppe devo dire. Ecco, è arrivato il 2 di spade, era meglio se stavo zitta. 2 di coppe, 7 di coppe. Cioè, ragazzi, avete praticamente solo coppe. E regina di bastoni. Interessante. Tante coppe, tanta emotività in questa prima parte di novembre. Partiamo dall'8 di coppe. Qui con l'8 di coppe si fa riferimento a qualche cosa o che si è lasciato indietro o che si vorrebbe lasciare indietro. C'è anche una fase di, come vi posso dire? Come se qualcuno avesse fatto un qualche tipo di scoperta, un qualche tipo di, sì, di presa, come se foste venuti a conoscenza di qualche cosa, come questa sensazione. Poi andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi. Abbiamo anche questo 6 di coppe, che ragazzi è una carta che parla di incontri puliti, puri, genuini, sono quei sentimenti affettivi, genuini appunto. Normalmente fa anche riferimento a qualche cosa che riguarda il passato, adesso poi lo vediamo bene. Abbiamo un 9 di coppe, quindi sento che state andando verso un qualche tipo di obiettivo, ma con questo 2 di spade c'è qualche dubbio ancora che vi attanaglia un pochettino. Queste carte le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi, adesso ripartiamo. Wow, cavaliere di coppe e fante di coppe, cioè ragazzi, allora devo dire che qui può essere che qualcuno ritorni dal passato, ragazzi. Non necessariamente deve essere una persona con la quale avete già avuto una relazione, perché c'è anche un 6 di coppe. Qui è come se qualcuno vi avesse fatto un qualche tipo di offerta. O, se non l'avete ancora ricevuta, potrebbe arrivare a breve, ok? Però con sia il cavaliere che il fante di coppe qui qualcuno è molto entusiasta di venirvi incontro, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Forza. E asso di pentacoli. Allora, la forza è una carta che indica coraggio, indica una scelta e poi qui abbiamo anche l'asso di denari. Io ho come la sensazione, ragazzi, che nella prima settimana di novembre qualche cosa inizierà con qualcuno. Allora, se non conoscete nessuno o se non volete nessuno, diciamo, che rientri dal passato, può far riferimento a una persona nuova.
Però vi dico che, essendoci questo 6 di coppe, per molte persone è qualcuno che non si vedeva da tanto tempo, con il quale appunto non si ha ancora avuto una relazione intima, ma che potrebbe riapparire e con il o la quale si potrebbe veramente iniziare un nuovo tipo di percorso. Ma infatti poi abbiamo la carta del 9 di coppe, che è proprio la carta del sogno compiuto. Andiamo a vederlo. Abbiamo un carro e un cavaliere di pentacoli. Voi prendetela con calma, non vi fate fagocitare dagli eventi, dalle emozioni, perché ho come l'idea che qualcuno abbia qualche, diciamo, remora a cambiare la sua situazione da magari single a frequentare qualcuno. Le letture sui single usciranno poi a parte, ok? Andiamo a vedere il 2 di spade. Asso di coppe. Mm, Amanti e 8 di spade. Qui c'è qualcuno che ha paura di innamorarsi. Da un lato vorrebbe, ma dall'altro si fa fatica a creare una relazione in equilibrio, ad aprire il cuore, perché c'è questo 8 di spade, ci sono un sacco di paure e di pensieri che tormentano. Probabilmente avete paura di ricadere in certi tipi di dinamiche o magari anche semplicemente di soffrire, di conseguenza tendete a essere un pochettino chiusi. È un po' come se nella parte centrale di novembre ehm, foste un po', come vi posso dire, indecisi sul da farsi. Perché da un lato c'è quello che è la voglia di vedersi, la voglia di incontrarsi, la voglia di conoscersi, la voglia anche di parlare magari dei vecchi tempi, di quando si era giovani. Però dall'altro lato c'è questa sorta di paura ad aprire il cuore. Probabilmente qualcuno qui deve fare un lavoro sull'amor proprio. Molte volte tendiamo a non darci agli altri perché pensiamo di non essere abbastanza per quella persona. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Un'altra volta al 9 di coppe, il mondo è un 7 di pentacoli. Sì, ho la sensazione che qualcuno stia bene così com'è, come se avesse trovato una sorta di equilibrio e c'è un po' di paura a rompere questo tipo di equilibrio. Vi devo dire che poi avete questo 2 di coppe, appunto, parla di un incontro, parla di un accordo, di un compromesso, normalmente è la carta del fidanzamento. Ora non dico che vi dobbiate fidanzare dopo una settimana, ci mancherebbe. Anzi, aspettate il tempo dovuto per capire se una persona è, collima con voi, vibra con voi. Però sì, ho questa sensazione di energia un po' così, un po' ferma, un po' come se, sì, appunto, aveste paura di buttarvi nella mischia. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Eremita. E 2 di coppe un'altra volta. E l'eremita è l'arcano maggiore dell'8 di coppe. Ho come la sensazione che senza cercare molto arriverà qualcuno, vi dirò, potrebbe essere, mi parlano di laboratorio, quindi non so se fate un lavoro magari inerente a qualche tipo di laboratorio, se dovete frequentare qualche laboratorio per degli esami sulla salute, però potrebbe essere qualcuno, e ve l'ho buttata lì così, qualcuno o anche qualche biologo, qualche persona di questo genere, qualcuno che faccia un lavoro di scoperta, di ricerca, di intuizione, di analisi. E vi dico, questo 7 di coppe è spiegato dall'eremita e dal 2 di coppe. Da un lato c'è 7 di coppe è una carta di illusioni, però da un lato c'è questa voglia di star soli e dall'altro c'è la voglia di iniziare qualche cosa.
È un po' quello che vi dicevo già qui, no? Andiamo a vedere la regina. Imperatore e sacerdotessa. Allora, per non farvi prendere troppo dai dubbi, per non farvi prendere troppo dalle illusioni, dalle proiezioni, da quelle che sono, diciamo, da quello che è quello che vorreste voi, qui vi danno come un consiglio di instaurare un buon dialogo con questa persona in modo da poter ascoltare molto bene le parole che dice e vedere dove è coerente e dove no. Vedere al di là di quello che dice la persona e guardare se tra quello che dice e quello che fa c'è coerenza o c'è discrepanza. Vi dico, vi consigliano un po' di, sì, appunto, di, diciamo, sfruttare quello che è gli incontri, magari anche in mezzo alla gente, magari durante feste, come vi dicevo, c'è la carta del Papa che può riguardare anche degli eventi familiari, degli eventi a livello di tradizione, appunto. È come se per vederci chiaro doveste mettervi in una posizione, ehm, nella posizione della regina di bastoni, quindi parlare, carpire i messaggi, cercare di... sì, è la parola più che tutto, e anche il vedere, perché avete la sacerdotessa. La sacerdotessa vi dice di fidarvi del vostro intuito, eh? Qui per far mente locale, diciamo, e rendersi conto di quali realmente sono possibilità piuttosto che proiezioni, vi consigliano di fare un lavoro interno e di trovare un compromesso dentro di voi. Vi dico, qui c'è tutta l'aria di una nuova relazione, di un nuovo fidanzamento, di qualche cosa che fa un passo o qualche cosa che inizia. Potrebbe arrivare qualcuno a dichiararsi, c'è questa sorta di paura da parte vostra di prendervi di nuovo una fregatura. Lavorate un pochettino sull'amor proprio, su quanto voi potete brillare. Andiamo a vedere un oracolo. Ah! Telecinesi, carta numero 16, fa vedere la spada. L'asso di spade nei tarocchi tradizionali, cioè nei tarocchi, parla proprio di quello che è la comunicazione. La telecinesi in realtà è, diciamo, il potere del pensiero. Tecnicamente è il potere di spostare gli oggetti con la forza del pensiero. Credo che sia questo. In realtà la definizione specifica è qualcosa che ha a che vedere con il pensiero, però l'asso di spade a me fa venire in mente, appunto, nei tarocchi tradizionali il fatto che ci debba essere un dialogo, quello che vi dicevo qui quando parlavo della regina di bastoni. E infatti qui ragazzi parla di influenza, di potere, di controllo, parla anche di ostacoli. Però comunque è un po' quello che vi dicevo con la carta della regina di bastoni. È la parola, l'influenza che potete avere sull'altro e anche ascoltare le parole che l'altro vi dice. L'altro o l'altra, ok? Però è una bella stesa, devo dire che ci saranno movimenti emotivi importanti, è come se si aprisse la possibilità di creare una relazione reale. Perché vi spaventa? Perché questa persona è pulita. Io sento che questa persona è genuina. Ecco perché vi spaventa, perché è una di quelle persone alla quale viene naturale aprire il cuore, dare totalmente il cuore. Quindi qui siete in una fase proprio di dubbio e anche di pensieri un pochettino ehm, negativi, però è solo la vostra testa, ok?
Infatti qui avete un 2 di spade e qui avete la sacerdotessa. Vi dicono di fidarvi del vostro intuito. Bene, amici dell'Ariete, mi farete sapere chi sarà questa persona nei commenti. Se avete già qualcuno in mente anche, scrivetemelo. Se la lettura vi è servita potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!